Frattesi all'Inter, finalmente possiamo dire affare fatto, perché dopo l'addio di Brozovic si è sbloccato, quindi l'arrivo del centrocampista dal Sassuolo, si chiude una lunga telenovela e vorrei darvi un po' di contesto attorno a questa operazione, delle informazioni aggiuntive su questo affare, un affare che per me è un buonissimo affare, un buonissimo acquisto da parte dell'Inter, ma soprattutto voglio raccontarvi che cosa comporta secondo me a livello tattico. Bisogna prestare attenzione perché secondo me c'è da prepararsi ad una possibile novità molto importante dal punto di vista tattico, anche ai riflessi che questa operazione può avere in ottica anche di ulteriori arrivi in quella zona del campo. Ci sarà da prestare attenzione ad alcune variabili, secondo me però molti stanno sottovalutando alcuni fattori importanti di questa operazione, di questo affare. Voglio raccontarvi tutto, mi raccomando, mettetevi comodi e ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Subito un bel mi piace al nostro approfondimento, dove parliamo di fatto del terzo colpo dell'Inter, perché dopo Thuram è già ufficializzato, Bissek di fatto è in arrivo, arriva anche Frattesi. Stiamo pubblicando su questi argomenti non solo tanti approfondimenti che tra l'altro stanno facendo record di visualizzazioni di iscritti in questi giorni, quindi vi ricordo anche di iscrivervi al canale per continuare a far crescere tantissimo il nostro progetto, per far conoscere sempre di più i contenuti di qualità che vi portiamo sui nostri canali e i tanti argomenti che trattiamo. Mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. In questo episodio di oggi parliamo, come detto, dell'affare Frattesi, corteggiato praticamente da tutte le big, perché nonostante le smentite di rito in queste ore, il Milan ci aveva provato, era tornato ad informarsi in maniera concreta anche nelle ultime ore. La Roma è sempre stata in corsa, la Juventus con l'arrivo di Giuntoli lo stesso ci aveva fatto un nuovo pensiero, così come il Napoli, che addirittura pare abbia presentato un'offerta che secondo indiscrezioni dovrebbe aver superato l'offerta dell'Inter nelle ultime ore, ma l'Inter si è mossa prima, aveva già convinto da tempo Frattesi, lo stesso agente ha fatto capire che di fatto aveva scelto l'Inter già da molto tempo ed era la sua priorità. L'Inter aveva mosso i passi ormai decisivi per la chiusura a delle cifre che non sono ancora ufficiali. Ci sono varie indiscrezioni, varie fonti diverse, non è ancora del tutto chiaro. I dettagli li scopriremo più avanti. Al momento però si parla di una valutazione intanto complessivamente superiore ai 30 milioni di euro e che dovrebbe essere composta da un prestito oneroso da circa 6 milioni, obbligo di riscatto complessivo a 27, 5 milioni ulteriori di bonus, di cui 4 legati alle presenze del calciatore e altre variabili, e 1 milione legato allo scudetto, all'eventuale vittoria dello scudetto, più il 10% dell'eventuale futura rivendita del giocatore da parte dell'Inter. Nell'affare rientra anche Samuele Mulattieri, che va al Sassuolo con una valutazione da 6 milioni di euro che secondo qualcuno si somma facendo arrivare l'affare praticamente a 40 milioni. Da quello che so io invece diciamo che Mulattieri di fatto copre i costi del prestito e quindi al massimo Frattesi costerà tra tutto circa 38 milioni di euro, sommando tutti i bonus, più il 10% della futura rivendita, cosa che mi fa storcere un pochino il naso, ecco. Però sapevamo che il Sassuolo è una bottega molto cara, l'Inter è convinta di prendere Frattesi e di prendere il prossimo grande centrocampista italiano, ha deciso di fare un investimento importante che per certi versi ricorda un po' l'affare Barella nel 2019, che complessivamente poi è arrivato a costare circa 50 milioni di euro. E cito l'operazione Barella non a caso, perché tra Frattesi e Barella ci sono tante similitudini ma anche delle differenze importanti. Le similitudini stanno oltre che nella tipologia di investimento anche nella zona di campo occupata dai giocatori, che se consultiamo le heatmap, le zone di azione dei giocatori sono molto sovrapponibili. Lo stesso Frattesi si esprime meglio in un centrocampo a 3 ed è uno dei motivi per cui ha preferito l'Inter a tutte le altre. La differenza principale però secondo me la possiamo evidenziare in un numero, in alcune statistiche, nel senso che nell'ultima stagione di Serie A Frattesi di fatto ha registrato il doppio dei tiri di Barella, mentre Barella ha fornito il doppio dei passaggi chiave rispetto a Frattesi. Questo ci dà diciamo un'indicazione abbastanza evidente di come Barella è un po' più rifinitore e partecipa alla manovra, anche se comunque ha segnato molto anche in questa stagione, mentre Frattesi è uno dei migliori in Italia per inserimento, tempismo e anche finalizzazione. Non a caso ha parlato spesso del riferimento Marchisio come tipologia di calciatore, oltre a Barella stesso. Frattesi, parlando di numeri, è tra i migliori in Europa anche per expected goals senza i rigori e per numero di palloni toccati dentro l'area di rigore avversaria.
è molto bravo di testa, ma più che altro grazie all'ottimo tempismo che ha negli inserimenti, più che nel dominio fisico, visto che comunque non è altissimo. Paradossalmente, secondo me, può ancora migliorare nella finalizzazione, perché deve abituarsi a prendere scelte migliori nell'ultima porzione di campo, e può segnare ancora di più, oltre a fornire più assist. 0 assist nella scorsa stagione, ma 7 gol segnati. Nella prima stagione in Serie A 4 gol e 4 assist. Voglio mettervi sul piatto alcune considerazioni secondo me importanti e sulle quali dobbiamo riflettere, molto forti. La prima è che insieme a Thuram, come dicevo, l'Inter mette a segno un altro colpo importante prendendo un giocatore nel suo momento, diciamo, in cui è pronto a fare quel salto di qualità. Non è un giocatore in calo che deve rilanciarsi a fine carriera, anzi è un giocatore che prendi proprio nel momento in cui sta facendo il salto. Questa cosa per me è estremamente sottovalutata, soprattutto perché non vedevamo questo tipo di colpi di fatto dal pre-pandemia, dal primo anno di Conte, da quell'estate lì. È un segnale non indifferente e non va sottovalutato. Dal punto di vista tattico, poi, sia Thuram che Frattesi, secondo me, condividono un fattore molto di verticalità. Sono giocatori molto bravi nell'attaccare la profondità. A questo punto sono curioso quindi di capire, forse Inzaghi sta rimodellando una nuova Inter più verticale e che aggredisce meglio gli spazi? È una cosa che infatti in parte ci è mancata anche all'interno della scorsa stagione, oppure magari ricontestualizzerà un po' questi giocatori per adattarli allo stile che abbiamo imparato a conoscere. Sono 2 strade, sono curioso. Per me, diciamo che gli ingredienti per delle novità tattiche importanti ci sono, degli ingredienti per vedere un Inter ancora più verticale. In questo senso, quindi, potrebbe trovare spazio una convivenza tra Frattesi e Barella che per molti risulta difficile, fermo restando che per me il centrocampo titolare in partenza sarà quello composto da Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Poi Frattesi spaccherà la partita in corso, darà più soluzioni a gare in corso, guadagnerà più minutaggio con il passare del tempo, e alla luce di questo l'attuale centrocampo dell'Inter ha una composizione di questo tipo, con Dumfries e una casella da riempire a destra, Di Marco, Gosens possibile partente a sinistra, Barella, Frattesi in quella zona di campo lì, Çalhanoğlu e Aslani le 2 opzioni davanti alla difesa, Mkhitaryan e un'altra casella da riempire in questo momento come mezzala sinistra, giocatore che poi può anche inserirsi molto, eccetera. Il centrocampo in questo momento è composto così. Stando alle notizie di mercato, Samardzic non è escluso da Frattesi, quindi Samardzic rimane ancora oggi un obiettivo sul quale l'Inter è molto interessata, ci lavora e lo vuole. E ci sono dei discorsi in corso, secondo me sarebbe un ottimo elemento, anche se va detto che anche l'Udinese non è che abbia giocato tantissimo, pur trovando spazio in tante partite, però è partito spesso alle spalle dei titolari, quindi va un pochino ancora formato, però è un giocatore che aggiungerebbe tantissima qualità e sul quale io credo che Inzaghi possa rifare un tipo di lavoro che ha già fatto con Luis Alberto alla Lazio, per cui per me sarebbe un ottimo colpo possibilmente da fare. Detto questo, sarebbe comunque un altro investimento, immagino superiore ai 15 milioni di euro, sempre sul reparto di centrocampo, quando ci sono anche tante altre priorità a cui lavorare, quindi vedremo se si riuscirà a trovare l'incastro. Di sicuro però l'Inter è ancora interessata e per me sarebbe un ottimo colpo. È vero che poi potrebbero mancare un po' di centimetri e di forza fisica lì in mezzo al campo, cosa che stanno facendo notare tutti, però sarebbe un centrocampo di grande spessore, di grande qualità e molto inzaghiano, ecco, secondo me, come reparto lì in mezzo che può giocarsela con altre armi a disposizione. Detto questo, resta poi una casella scoperta, quella di quinto, dove a quel punto, se decidi di investire su Samardzic, a maggior ragione, secondo me, avrebbe senso un colpo che io continuo a spingere. Io continuo a lanciare segnali in direzione Roberto Pereira, argentino, a cui è scaduto il contratto con l'Udinese. Per me, per caratteristiche, soprattutto a parametro zero, è un affare che l'Inter non dovrebbe farsi sfuggire o comunque dovrebbe seriamente considerare, perché è un giocatore che è molto cresciuto caratterialmente rispetto alla sua avventura alla Juventus, è un giocatore completo, è pronto a fare anche il titolare, quindi nel caso in cui dovesse servire, in un Inter che ha perso diversi calciatori di esperienza, non è banale,
ed è diventato un quinto di centrocampo, giocando da esterno anche quindi, che potrebbe essere veramente perfetto per me, per Inzaghi, potrebbe fornirgli vari spunti molto importanti, perché nel dialogo anche con gli altri centrocampisti secondo me si può inserire molto bene, nel senso che ad Udine da quinto Pereira ha avuto molto spesso l'abitudine, la tendenza a partire largo per poi tagliare, accentrarsi, venire in mezzo. Barella invece, che giocherebbe lì al suo fianco, ha una tendenza opposta, cioè va molto ad allargarsi, ad occupare quella fascia destra che sarebbe di competenza di qualcun altro in partenza. Quindi per me Pereira potrebbe far divertire molto Inzaghi in queste combinazioni qua. A parametro zero sarebbe una scelta molto logica ed utile, e magari in questo rapporto con l'Udinese anche per Samardzic potresti proporre qualche contropartita per abbassare un po' i costi. Faccio un'ipotesi, ne abbiamo parlato nella nostra ultima live, Fabian credo possa piacere all'Udinese, soprattutto se dovesse perdere 2 elementi a centrocampo e non solo, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Inter, in modo che l'Inter ne mantiene il controllo, però ripaga la valorizzazione del calciatore, potrebbe essere un'opzione da buttare lì. Nel frattempo godiamoci Frattesi, ripeto, per me un ottimo colpo per un Inter sempre più blocco italiano, tra l'altro. Frattesi 23 anni, Bastoni 24, Di Marco 25, Barella 26, più Acerbi e Darmian, oltre ad Inzaghi, l'Inter sta costituendo il blocco dell'Italia del presente e del prossimo futuro. Mi sta piacendo molto quest'Inter che sta prendendo forma, anche più giovane. Vediamo quello che succede adesso con Onana, soprattutto con Lukaku che rappresenta l'assoluta priorità dell'Inter adesso. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questi affari, che voto date all'acquisto di Frattesi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Vi dicevo, vi lascio in descrizione un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, trovate il link lì. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui per non perdervi un altro contenuto assolutamente da seguire.